Allora, quello che mi piace è la resa pittorica che ho raggiunto negli ultimi anni. Mi rimprovero sempre di non essere ferratissima magari col disegno, però la resa pittorica che ho sviluppato negli ultimi tempi devo dire mi soddisfa, soprattutto per quel che riguarda l'incarnato. Sono abbastanza soddisfatta di questa mia skill, dai. C'è sempre margine di miglioramento, però ogni tanto bisogna anche farsi dei complimenti. Allora, un aspetto positivo possono essere una buona base di partenza per le reference, la ricerca tutto attorno alle reference, quindi potrebbero dare un'ispirazione iniziale per il lavoro vero e proprio. Un aspetto negativo è l'attuale non regolamentazione delle AI, quindi il fatto che attingono al repertorio artistico di un artista senza il consenso di quest'ultimo e questo è un aspetto problematico degli AI. Allora, quest'anno mi viene in mente Mauro Belfiore, che l'abbiamo visto recentemente nell'ultimo film di animazione di Spider-Man e lui, secondo me, chi vuole fare concept art, character design, è riferimento assoluto. Altro riferimento a Muzzen, sempre per quel che riguarda il character design, applicato nei videogame, quindi abbiamo visto recentemente al lavoro su l'ultimo titolo di Assassin's Creed, Valhalla. Sono stati pubblicati i suoi character, i suoi concept sono meravigliosi e veramente di ispirazione per chi fa questo lavoro. E poi Jeff Simpson, un altro concept artist che lavora nell'industria di videogame, anche lui su Assassin's Creed tra l'altro, e ha uno stile veramente particolare, molto pittorico, sintetico, mixa vari media, è veramente interessante. Quindi, visto che mi occupo principalmente di illustrazione fantasy, secondo me un libro per chi si occupa di fantasy da avere come riferimento è Il Signore degli Anelli, perché da lì parte tutto il fantasy moderno e quindi bisogna tenere in considerazione questo forte riferimento. Invece per quanto riguarda un fumetto ti direi Berserk, che vabbè, quello ha fatto anche un po' da ispirazione per tante cose, a partire da Dark Souls a non finire. Allora, come film, non ti vorrei dire di nuovo Il Signore degli Anelli perché te l'ho già detto nel libro, ma ti dirò Il Signore degli Anelli perché comunque attingere a quell'estetica che hanno raggiunto nel film, una bella ispirazione per questo tipo di lavoro. Quale dei tre? Ti direi Le Due Torri, perché, perché a livello di robe messe in scena, secondo me è quello più pieno. Come gioco non posso non citare Dark Souls perché da fan di Berserk devo per forza citarti questo titolo. Insomma, ho anche acquistato i vari artbook e sono meravigliosi da sfogliare e sono una continua fonte di ispirazione per me, quindi ti dico assolutamente questi titoli qui. Come gioco da tavolo sono molto affezionata ad HeroQuest. Recentemente hanno fatto una nuova edizione con un redesign, nuove miniature e niente, è un ottimo gioco molto semplice, quindi che puoi spiegare anche all'amico più inesperto e puoi creare avventure incredibili. No, la peggiore frase, questo capita spesso, è quello che viene da te ti dice ma tu hai un dono. Come se tutto quello che hai, tutte le tue skills sono nate così, ce l'hai e basta, invece non sanno che bisogna impegnarsi e sudare parecchio per raggiungere determinati obiettivi e competenze. Allora, ti dirò,
se mi regalassero un workshop, magari anche alla Genius, perché no, io sarei felicissima. Sì, oppure artbook, regalatemi artbook a manetta e mi fate sempre contenta. Turn up.